E là sulla langa d'estate, dall'alba al tramonto si va a lavorare. Campi di grano, filari di vigne, distese di fieno già pronti a tagliare. La definizione di un territorio non è soltanto la sua geografia geologica, ma anche fare una ricerca sui toponimi, no? C'è un aspetto pratico che spesso viene non considerato, che se tu andavi a lavorare in campagna, a zappare o potare o quant'altro, davi un'indicazione anche di dove andavi a finire, no? Quindi andavo a lavorare per esempio da Turun, che è quella vigna lassù. Noi abbiamo 12 differenti nomi qua su questo versante. Sì, no? Sono tutti nomi che erano legati a alcuni vecchi proprietari. Quindi c'è Turun o Sindic, poi c'è il piano alto e il piano basso, che tecnicamente era il piano, ma poi si notarono delle differenze di maturazione. Si scende giù, c'è Teresio e Campolive, che sono, adesso non li vediamo, scendono giù da quella riva. Sotto c'è Mingiunga, poi sconfina con Arnestin, era un vecchio proprietario dove vendendoci abbiamo scomposto la sua vigna in 3 diversi toponimi, che si differenzia anche leggermente dalla Fonda, che vecchie vigne Fonda qui, poi Schiena, un leggerissimo avvallamento, però cambia radicalmente il terreno. Un piccolo vignettino là in basso, che non era neanche una vigna, ma era praticamente una pianta con una pecora legata tutta la vita, che una signora che faceva delle tume molto buone ma un po' particolare non aveva mai piantato la vigna. Niente di maleficio, perché il gatto nero che sta girando, c'era niente di esoterico, quindi tutto tranquillo, però lei era un particolare. Vuoi spiegare cos'è sta marna blu maledetta? Ma allora, la marna tecnicamente è una roccia sedimentaria. Eccola. Guarda come spacca. È una roccia sedimentaria. Qua praticamente eravamo sulla base di un oceano che è andato poco per volta ritirandosi con la subduzione del bacino terziario piemontese, quindi essenzialmente da un piano è iniziato a scendere in direzione nord-ovest, tutto è sceso, quindi il mare è fluito e ha eroso le colline, ha creato queste colline portandosi via moltissimi detriti, ed è emerso questo fondale di questo mare che si era compresso in milioni e milioni di anni. Questa roccia diventa suolo che è adatto all'agricoltura entro certi limiti, ed essenzialmente la vita ha trovato qua un sistema ideale, perché un suolo molto povero, altamente calcareo, lo notate dal colore biancastro anche del suolo, specialmente qua in Serabuella il calcare è molto alto. E questa stratificazione però, a seconda di come è erosa, può dare risultati molto differenti, e anche a seconda del periodo di stratificazione. Se noi andiamo vicino a Barbaresco avete stratificazioni molto molto sottili, e di conseguenza è un suolo più limoso che si è sedimentato nella parte in cui il mare era meno tumultuoso, e quindi dona più capacità anche di trattenimento delle acque. Se si va in direzione verso quindi l'opposto della subduzione, quindi verso sud-est, invece gli strati diventano man mano più alti, dovuto quindi a un mare più tumultuoso e smottamenti sotterranei. Si possono trovare alternati a questi strati che Alessandro sta provando a toglierci dal terreno con perizia, creando una sorta di frana, esatto, che distruggerà tutto. Essenzialmente questi strati poi diventano più spessi. Qua dove siamo in Serabuella sono molto spessi, possono essere anche di 50 centimetri, e possono alternarsi con delle vene di sabbie. Quindi per esempio marna blu è sabbia, vero? Questo è sempre marna in realtà, la sabbia è ancora più. Sì. Forse qua c'è però comunque questo è compatto, questo è ancora sempre base limoso argilloso. Questo? Ve la faccio vedere. Come diceva te Ribella, questo è un sasso. È un sasso. Il famoso sasso. È un sasso relativo, e questo è lo step dopo praticamente. Cioè? Compattandosi sempre di più, certo, diventa un'arenaria. Questa sembra pietra di langa, si chiama, ma non è una pietra come dicevo prima. Praticamente è terra compatta, compattata, che con i colloidi dello zolfo, che comunque fa da collante, ha consistenza solida, però si spezza, non è una pietra, non è un granito, certo, molto, molto fragile. È sabbia ad altissima compattezza. Non si spezza. Vabbè. Quindi tu riesci a dare una precisa origine al frutto, però non ti indica la qualità del frutto, da quanto tempo il frutto, se il frutto nel tempo ha creato qualcosa di unico in quel territorio.
è molto, a un livello molto più alto. Secondo me Masnaghetti ogni tanto lo dice: io ho fatto una prima scrematura per permettere poi in un secondo momento di condensare più conoscenza a un livello dettagliato. Non so neanche, ogni tanto anche lui dice non so se sia giusto poi andare a spezzettare alcuni territori perché cambieranno magari nel tempo. Lui parla spesso di bussia è il rapporto fluido e non statico con le cose, cioè nel momento in cui si definisce un oggetto in realtà lo si uccide, nel momento in cui la tradizione viene definita diventa folklore, e quindi la gente, gli operatori locali e chi promuove il territorio tenderà ad utilizzare questo anche come specchio per la lode. Un esempio eclatante è la Napa Valley. Se tu quando parlava, ti ricordi che abbiamo fatto la serata con Masnaghetti, raccontava la Napa Valley e diceva, parli con Matthiasson che è un produttore che ci tiene, no, alla descrizione del territorio, qua c'è un po' di vulcanico, poi dopo c'è un po' sedimento fluviale, c'è il rapporto, sì, però tutte queste cose che vi ho detto non countano nulla, perché il 99% dei produttori fa surmaturazione in pianta, usa legnaci e quindi in questo territorio non si sente, però per loro gli fa comodo fingere di essere la Borgogna dicendo che cioè questo è un po' il rischio, no? Ma è un rischio che corri anche tu magari alle volte. Chiaro, ma è un po' la volontà di controllo, diciamo, della tradizione giudaico-cristiana, no? Che tutto deve essere, essendo che c'è un Dio che controlla la natura, una natura magari di origine greca che è spontanea, e di conseguenza ti dà, c'è una mania di controllo che abbiamo sviluppato nella nostra cultura occidentale, che lo vediamo in tutti i termini di produzione, e purtroppo l'abbiamo anche trasportato sulla parte naturale. E qui entra in gioco il principio individuationis di Nietzsche, secondo il quale quando l'agricoltura diventa il luogo del controllo, cioè il Dio che dice io ti do questo, gli animali e la terra, perché tu possa sfruttarli a tuo uso e consumo, inizia la perimetrazione del territorio come un luogo da sfruttare in termini di intensività, in termini di rapporto. Io non sono parte della natura, è lì che nasce. È stato il ruolo fondamentale che potrebbe avere in maniera ancora più importante, diciamo quello politico, tipo di Carlin Petrini, della volontà di trasformare il verbo del contadino e portarlo a un livello più alto. Però non tutti i terreni possono dare grandi vini, perché la vite è vecchia, ok, però deve essere sul terreno dedicato. La potatura stessa deve preservare la vita della vite stessa, comunque diventi più lunga possibile. La parte radicale che noi non vediamo è la parte più importante, è quella che dà un polmone di nutrimento, di umidità, di riserva idrica, ed è quella che poi va a trasmettere poi il famoso terroir che porta poi nel grappolo. E mi ricordo una volta che stavo giocando in cortile e strappai da un albero una foglia. Suor Teresa mi disse: ma se io ti strappassi un braccio, cosa faresti? Io da quel momento lì, io non riesco a strappare il rosmarino per condire io ogni tanto sto male, quando è un trauma che probabilmente se andassi dallo psicologo con più frequenza magari mi darebbe una mano, ma io quando taglio il rosmarino per condire l'arrosto lo patisco. Alle belle città da te nemico, fuggimmo di su. Sono arrivati con i camion di là, i partigiani erano tutti lì, prima andavano su, no? Quando sono arrivati dovevano andare su a Mango, aveva visto che i camion arrivavano da Alba, giravano e venivano su. Lui prende il fucile su un carretto che c'era lì, che i partigiani avevano con i fucili, in quella curva lì, gli spara là. Sai dove erano il comando? Qui, nella casa vecchia. Aveva il suo nipote nella cantina là sotto in una botte, andato a portare da mangiare. Tanti ragazzi, tanto personale lavoro nelle aziende agricole, soprattutto nelle cantine, non gli interessava tanto la guerra, tutte queste le armi o meno, volevano mantenere la stalla, la vigna, il noccioleto, il peschetto in attività. E due sono nascosti qua, li ha nascosti lo zio di mio papà. Sì, si può aprire, è una botola piccolina, però qua dentro stava, no? Qua dentro. Per quanto tempo? Sono stati una settimana, perché si è insediato il comando tedesco in cascina, che lui di notte faceva finta di andare a prendere una bottiglia di vino e si infilava in cantina, gli portava una borsettina con del cibo, dei viveri, e lasciava questi ragazzi qua che poi sono tornati alle loro case dopo che i tedeschi sono stati via. Quindi un pezzo di storiellina c'è, ma come anche la cantina stessa dove siamo adesso. Si chiamano cantine, ma non sono nate solo per il vino, erano delle ghiacciaie, erano dei rifugi, e poi c'era anche una via di fuga, perché non erano molto diplomatici questi personaggi, era meglio scappare se ti scoprivano.
che collegava l'altra cantina, poi è stato murato nel 1893 quando abbiamo aperto la porta, che praticamente si è costruita una parte di cantina sotto, e qui praticamente c'era lettine di fermentazione, poi si sportava il vino su. Qui collegare le due cantine, ancora la scala a scendere, tunnel nel tufo, che poi via di fuga in un boschetto. Questa sostanza che vediamo sul tufo, praticamente questa un po' lucida, traslucida adesso, anche se è un miscuglio fra colloidi del terreno, dell'argilla, e microrganismi. Praticamente è una combinazione di sostanze che fa un po' l'effetto del ghiaccio nel terreno, e quando è umida aumenta è molto igroscopica perché assorbe umidità, non assorbe, ma assorbe elettricamente, e si dilata e quindi spezza il terreno in profondità. Quando asciuga si riduce e lascia porosità, passaggio all'ossigeno, aria e passaggio per le radici. È una ricchezza che noi non possiamo, ce la siamo trovata così, però per le viti vecchie questa è la sua vita. Questa è la vita di Langa. Perché io arrivo dalla cantina col camice. E io arrivavo da Londra, quindi mi avete colto in flagrante in arrivo e non ho fatto il cambio d'abito. Facciamo una scommessa. You can do 10 giri. Giri 10. 3 Ogni giro 500 bottiglie di Langhe del Bianco. Vecchie vigne per me. Ogni giro conta per. Ogni giro 500 bottiglie di Langhe del Bianco. Vediamo. Alle cantine 500 bottiglie devo fare almeno 5. Aspetta, Pesante, secondo me. ogni giro 500 bottiglie devo fare almeno 5. E sotto le 4.000 non ci facciamo. Devo fare 8 giri. Posso fare una prova? 320. Faccio io. Aspetta. È da portare. questa è la vita. 2, erano 3. Dai, era una prova. Case di lavoratori. Questa